Lezione 1. Seguire le interviste. Salve Anna, hai menzionato l'invio di un'email di follow-up dopo l'intervista. Ciao John, sì. È importante mostrare apprezzamento e ribadire interesse. Assolutamente. Cosa deve essere incluso in quell'email? Inizia con un ringraziamento, poi menziona qualcosa di specifico dell'intervista. Questo è un buon approccio. Personalizzarlo fa un'impressione più forte. Sicuramente. Dimostra che eri impegnato e attento. Devo includere ulteriori domande nell'email? Sì, se ne hai. Dimostra la tua voglia di saperne di più. Ottimo consiglio. Mi assicurerò di mantenerlo breve e professionale. Esattamente. Un messaggio conciso è spesso più efficace. Lo correggerò anche per evitare errori. Lezione 2. Digital Detox. Ehi Anna, dagli schermi ai gadget, passiamo assolutamente troppo tempo su di essi. Ciao John, sono d'accordo. Sembra che siamo sempre incollati ai nostri dispositivi. Giusto? A volte mi chiedo quanto tempo trascorro effettivamente online. Lo stesso qui. Dovrei tenere traccia del mio utilizzo. Potrebbe essere scioccante. Probabilmente lo sarebbe. Hai pensato di fare delle pause? Sì, cerco di trascorrere serate senza schermo una volta alla settimana. È un'ottima idea. Cosa fai in quel periodo? Leggo libri o vado a fare passeggiate. È rinfrescante. Camminare sembra bello. Aiuta anche a schiarirti la mente. Esattamente. Inoltre, mi sento più legato alla natura. Dovrei provarlo. È importante trovare un equilibrio nella nostra vita. Lezione 3. Elementi essenziali per l'imballaggio. Ciao Anna, non dimenticare repellente per zanzare e crema solare. C'è altro che dovremmo mettere in valigia? Ciao John, ottimi promemoria. Che ne dici di un kit di pronto soccorso? Questo è essenziale. Non si sa mai quando potrebbe verificarsi un infortunio minore. Esattamente. E che dire degli snack per il viaggio? Sì. Gli snack salutari possono mantenere alta la nostra energia. Adoro il trail mix. È perfetto per i viaggi lunghi. È una buona scelta. È nutriente e facile da trasportare. Che ne dite di una bottiglia d'acqua riutilizzabile? Rimanere idratati è fondamentale. Assolutamente. È anche ecologico. Dovremmo evitare la plastica monouso. Ottimo punto. Sono entusiasta del nostro viaggio. Anch'io. Saremo ben preparati per qualsiasi avventura. Lezione 4. Tempo di rilassamento. Ehi Anna, hai la possibilità di rilassarti un po', ma ho anche passato del tempo a sistemare la mia stanza. Ciao John, sembra produttivo. Hai trovato qualcosa di interessante? Sì.
Ho scoperto alcune vecchie foto che mi hanno fatto riaffiorare i ricordi. È sempre divertente. È come un piccolo viaggio nella memoria. Esattamente. Ho trovato anche libri che ho dimenticato di possedere. Perfetto. È come acquistare nuovi libri senza spendere soldi. Giusto? Leggere può essere una fantastica evasione. Assolutamente. Mi aiuta a rilassarmi e distendermi. Dovrei dedicare del tempo per leggere più spesso. Anch'io. Bilanciare il relax con la produttività è fondamentale. D'accordo. È una giornata appagante. Lezione 5. Fare la spesa. Ciao Anna, sei andata a fare la spesa di recente? Ciao John, sì. Sono andato al supermercato ieri. Bello. Hai trovato delle buone offerte? L'ho fatto. C'era una vendita di frutta e verdura fresca. È fantastico. Mangiare sano è così importante. Sicuramente. Facevo scorta di frutti di bosco e verdure a foglia verde. Buone scelte. Sono deliziose e nutrienti. Ho anche preso degli snack per le serate al cinema. Gli snack sono un must. Che tipo hai preso? Ho dei popcorn e del cioccolato fondente. Combinazione perfetta. Hai in programma una serata al cinema a breve? Lezione 6. Itinerari di viaggio. Ehi Anna, è un percorso diretto o ci sono trasferimenti? Ciao John, non sono richiesti trasferimenti. È un percorso diretto. Comodo. I percorsi diretti ci fanno risparmiare molto tempo. Assolutamente. Rende viaggiare molto più facile. Adoro i percorsi diretti, soprattutto quando viaggio con gli amici. Sì. Meno problemi significa più divertimento. Di solito preferisci i treni o gli autobus per le tratte dirette? Preferisco i treni. Spesso sono più comodi. Sono d'accordo. Inoltre, puoi goderti il paesaggio lungo la strada. Esattamente. È un ottimo modo per vedere il paesaggio. Non vedo l'ora che arrivi il nostro viaggio. Un percorso diretto sembra perfetto. Lezione 7. Giustizia e società. Ehi Anna, sapevi che in passato la classe superiore rendeva il furto punibile con l'impiccagione? Ciao John, sembra estremo. Qual era il ragionamento alla base di una punizione così dura? Aveva lo scopo di scoraggiare la criminalità, ma spesso colpiva più gravemente la classe inferiore. Questo è un peccato. Sembra un sistema parziale. Esattamente. Il problema era che le giurie erano spesso influenzate dallo stato sociale. Questo ha senso. La ricchezza potrebbe influenzare le decisioni, portando a processi iniqui. Giusto. Molte persone innocenti hanno sofferto a causa di questa disuguaglianza.
È un duro promemoria di come la giustizia dovrebbe essere equa per tutti. Assolutamente. Pensa che il nostro attuale sistema giudiziario sia migliore? Lo spero, ma ci sono ancora problemi che devono essere risolti. Vero. Il miglioramento continuo è essenziale per una vera giustizia. Lezione 8. Le avventure nei musei. Ciao Anna, sembra divertente. Avevo intenzione di visitare un museo questo fine settimana. Ciao John, a quale museo stai pensando? Sto considerando il Museo d'Arte in Centro. Ho sentito che la loro collezione è impressionante. Sembra fantastico. Adoro esplorare diversi stili artistici. Anch'io. È affascinante come l'arte rifletta cultura e storia. Esattamente. Vai da solo o con qualcuno? Potrei invitare un amico. È più piacevole condividere l'esperienza. Sicuramente. Discutere di opere d'arte con qualcuno aggiunge profondità alla visita. Hai un tipo di arte preferito? Amo l'impressionismo. I colori e la luce sono così accattivanti. L'impressionismo è bello. Sono attratto dall'arte moderna per la sua creatività. Lezione 9. Sospetto e osservazione. Ehi Anna, per tutto il giorno a scuola, il ragazzo ha avuto la sensazione che qualcosa non andasse con l'uomo al parco. Ciao John, è intrigante. Cosa lo ha reso sospettoso? L'uomo si comportava in modo strano, guardando i bambini giocare troppo da vicino. Questo è decisamente inquietante. I bambini spesso capiscono cose che trascuriamo. Esattamente. I loro istinti possono essere sorprendentemente acuti. Il ragazzo ha parlato a qualcuno delle sue preoccupazioni. Sì, lo ha detto al suo insegnante, che l'ha preso sul serio. Bella mossa. È importante segnalare qualcosa di insolito. Assolutamente. Mantiene tutti al sicuro e consapevoli. Ammiro il ragazzo per essere così attento. Anch'io. La consapevolezza può prevenire potenziali problemi. Lezione 10. Valori e priorità. Ciao Anna, capisco che sia importante dare la priorità a ciò che apporta veramente valore alle nostre vite. Ciao John, assolutamente. Può essere difficile concentrarsi su ciò che conta. Sì. Con così tante distrazioni, è facile perdere di vista i nostri obiettivi. Esattamente. Come stabilisci cosa è prezioso per te? Rifletto sulle mie passioni e su ciò che mi dà gioia. Questo è un ottimo approccio. Mi concentro su relazioni ed esperienze. Anch'io. Il tempo di qualità con i propri cari è inestimabile. Di sicuro. Le esperienze spesso creano ricordi duraturi. Ci sono attività specifiche a cui dai priorità? Amo il volontariato. Mi dà un senso di scopo. Meraviglioso. Restituire è incredibilmente gratificante.
Lezione 11. Logistica ed efficienza. Ehi Anna, il nostro team di logistica garantisce consegne puntuali in qualsiasi luogo specificato. Ciao John, è fondamentale per mantenere la soddisfazione del cliente. Assolutamente. Una logistica efficiente può contraddistinguere un'azienda. Quali strategie utilizzano per garantire consegne puntuali? Utilizzano sistemi di tracciamento avanzati per monitorare le spedizioni. Sembra efficace. Deve aiutare a pianificare meglio i percorsi. Sì. Ridurre i ritardi è fondamentale per soddisfare le aspettative dei clienti. Hanno anche piani di riserva per le emergenze. Sicuramente. I piani di emergenza sono essenziali per problemi imprevisti. È intelligente essere preparati a tutto ciò che potrebbe sorgere. Esattamente. Essere proattivi può far risparmiare tempo e risorse. Lezione 12. Consapevolezza delle crisi. Ehi Anna, l'impatto di questa crisi è ora sotto gli occhi di tutti. Ciao John, sì, è stato smascherato dai recenti avvenimenti delle notizie. Esattamente. È allarmante la rapidità con cui le cose possono cambiare. Di sicuro. Molte persone non si erano rese conto della portata del problema fino ad ora. Vero. È un campanello d'allarme affinché tutti prestino attenzione. Sono d'accordo. Comprendere le cause profonde è fondamentale per trovare soluzioni. Assolutamente. Quali dovrebbero essere i prossimi passi secondo te? Dobbiamo sensibilizzare e incoraggiare l'azione della comunità. Sì. Gli sforzi collettivi possono portare a cambiamenti significativi. È stimolante vedere le persone riunirsi nei momenti difficili. Sicuramente. Mostra la forza dell'unità e della resilienza. Lezione 13. Piani di viaggio. Ehi Anna, è un'ottima scelta. Hai altre destinazioni nella tua lista? Ciao John, sì. Sto anche pensando di visitare il Giappone l'anno prossimo. Il Giappone sembra incredibile. Cosa ti attira? Sono affascinato dalla cultura e dal cibo. Inoltre, i fiori di ciliegio sono bellissimi. Lo sono davvero. Mi piacerebbe vederlo di persona. Lo stesso qui. Hai delle destinazioni da sogno? Mi piacerebbe esplorare l'Italia, in particolare Roma e Firenze. Ottime scelte. La storia e l'arte sono incredibili. Esattamente. Inoltre, la cucina è qualcosa che non vedo l'ora di provare. Il cibo è sicuramente il momento clou del viaggio. Mi emoziono solo a pensarci. Lezione 14. Coinvolgimento dei clienti. Ciao Anna, sembra un buon piano. Sì, aumenterà la soddisfazione del cliente. Ciao John, esattamente. Coinvolgere i clienti è fondamentale per un business di successo.
Quali sono le strategie che ritieni più efficaci? La comunicazione personalizzata può fare una grande differenza. Sono d'accordo. Adattare i messaggi alle preferenze individuali è intelligente. Inoltre, crea fiducia e lealtà nel tempo. Assolutamente. I clienti soddisfatti hanno maggiori probabilità di tornare. E spesso raccomandano il marchio ad altri. Il passaparola è potente. È come il marketing gratuito. Lezione 15. Assistenza linguistica. Mi scusi, parli inglese? Sì, lo so. Come posso aiutarti? Sto cercando indicazioni per raggiungere la caffetteria più vicina. Certo. Proseguite dritto lungo questa strada e girate a sinistra al semaforo. Ottimo. È lontano da qui? Niente affatto. È a soli 5 minuti a piedi da qui. Perfetto. Mi servirebbe davvero una buona tazza di caffè. Ti piacerà. Hanno anche ottimi dolci. Sembra allettante. Apprezzo il tuo aiuto. Lezione 16. Delizie da dessert. Ehi Anna, hai mai provato la torta alla fragola? Ciao John, sì. È così delizioso e rinfrescante. Sono d'accordo. La combinazione di fragole e panna è perfetta. Assolutamente. È uno dei miei dolci preferiti. Preferisci che sia fatto in casa o in pasticceria? Adoro il fatto in casa. È speciale quando lo fai da te. Questo è vero. Inoltre, puoi regolare la dolcezza. Esattamente. E le fragole fresche fanno la differenza. Parlando di frutta, sapevi che l'uva cresce sulle viti? Sì. È affascinante quanti frutti crescano in modi unici. La natura è incredibile. È divertente scoprire da dove proviene il nostro cibo. Lezione 17. Conferenza sulle mine terrestri. Ehi Anna, devo iniziare dicendo quanto accolgo con favore questa conferenza sulle mine terrestri convocata dal Mines Advisory Group. Ciao John. Questo è un argomento importante. Le mine terrestri causano tanta sofferenza. Esattamente. È fondamentale aumentare la consapevolezza del loro impatto sulle comunità. Sicuramente. Molte persone non sono consapevoli dei pericoli che rappresentano anche anni dopo un conflitto. Giusto? L'istruzione può aiutare a prevenire incidenti e salvare vite umane. Quali iniziative ritiene siano più efficaci in queste situazioni? Credo che i programmi educativi comunitari siano vitali. Consentono alla gente del posto di stare al sicuro. Questo ha senso. E coinvolgere i sopravvissuti in questi programmi può avere un grande impatto. Assolutamente. Le loro storie possono risuonare più profondamente negli altri. È stimolante vedere organizzazioni impegnate a eliminare questi rischi.
Sì. Ogni passo verso un mondo senza mine terrestri è un passo verso la pace. Lezione 18. Scelte dell'attrezzatura. Ciao Anna, fammi sapere se hai bisogno di aiuto nella scelta dell'attrezzatura per il tuo progetto. Ciao John, lo apprezzo. Sono un po' sopraffatto dalle opzioni. Può essere complicato. A che tipo di progetto stai lavorando? Sto allestendo un orto comunitario. Ho bisogno di attrezzi per la semina e la manutenzione. Sembra fantastico. Gli strumenti essenziali includono pale, rastrelli e annaffiatoi. Sì, li ho annotati. Qualche marchio mi consigliate? Ho avuto buone esperienze con gli EcoTools, sono durevoli ed ecologici. Ottimo suggerimento. Li cercherò. Che mi dici dei semi? Considerate le varietà locali, spesso prosperano meglio nel vostro clima. Buona idea. Chiederò consigli agli agricoltori locali. Questo è il modo migliore per garantire un giardino di successo. Lezione 19. Oggetti smarriti. Ehi Anna, è terribile. Sei riuscito a trovarlo? Ciao John, sì, alla fine ho dovuto presentare una denuncia sul mio portafoglio smarrito. Non posso credere che ci sia voluto così tanto. Cosa ha detto la polizia? Sono stati molto utili. Hanno preso i miei dati e hanno detto che avrebbero indagato. È bello sentirlo. Hai perso qualcosa di valore? Solo la mia carta d'identità e un po' di contanti. Per fortuna, avevo cancellato le mie carte. Mossa intelligente. È sempre meglio prevenire che curare. Esattamente. Spero che prima o poi salti fuori. Sono sicuro che lo farà. Hai controllato qualche posto nelle vicinanze? Sì, ho visitato il bar dove ricordo di averlo mangiato per l'ultima volta. Bel pensiero. A volte capita nei posti più inaspettati. Lezione 20. Disponibilità degli hotel. Mi scusi, ci sono camere disponibili? Sì, ce ne sono rimasti alcuni. Che tipo di camera stai cercando? Vorrei una camera doppia, se possibile. Certo. Preferisci una camera con vista? Sembra adorabile. Mi piacerebbe vedere l'oceano. Perfetto. È una vista bellissima, soprattutto al tramonto. Posso immaginare. Quanto costa la camera per notte? $150, colazione inclusa. È ragionevole. Lo prenderò. A che ora è il check-in? Il check-in inizia alle 15, ma puoi lasciare i bagagli prima. Ottimo. Lo farò. Grazie per il tuo aiuto. Lezione 21. Riunioni di quartiere. Ehi Anna, sono sicuro che ti troverai bene alle riunioni di quartiere che abbiamo. Ciao John, sembra divertente. Cosa fai di solito a queste riunioni?
Condividiamo il cibo, giochiamo e ci conosciamo meglio. È un modo meraviglioso per creare una comunità. Adoro conoscere nuove persone. Sicuramente. Crea un'atmosfera amichevole. Avete in programma qualche incontro imminente? Sì, stiamo organizzando una cena sabato prossimo. Conta su di me. Posso portare un dolce da condividere. Perfetto. Tutti amano i dessert. Cosa hai in mente? Sto pensando di fare la mia famosa torta al cioccolato. Sembra delizioso. Non vedo l'ora di provarlo. Lezione 22. Avventure culinarie. Ehi Anna, dovresti provare cose nuove quando viaggi. Assolutamente. Provare piatti locali è un momento clou per me. Qual è il piatto più insolito che hai provato? Una volta ho mangiato grilli fritti in Thailandia. Era sorprendentemente buono. Sembra avventuroso. Ho sempre voluto provare il cibo di strada in Messico. Ti piacerebbe? I tacos di un venditore ambulante sono imbattibili. Posso immaginare. Gli ingredienti freschi fanno la differenza. Sicuramente. Inoltre, l'atmosfera è così vivace. Hai una destinazione di viaggio preferita per il cibo? L'Italia è la mia prima scelta. La pasta che c'è fuori dal mondo. Sono d'accordo. La pasta fatta in casa è un punto di svolta. Lezione 23. Potere storico. Ciao Anna, è interessante come il Parlamento avrebbe avuto più potere del re fino al XX secolo. Ciao John, sì. Il passaggio alla democrazia ha cambiato tutto. Esattamente. È stato un passo significativo verso una governance moderna. Cosa pensi abbia provocato questo cambiamento? Credo che fosse la richiesta di rappresentanza da parte delle persone. Assolutamente. Le persone volevano avere voce in capitolo nelle decisioni che riguardavano la loro vita. E anche l'ascesa dei movimenti politici ha avuto un ruolo cruciale. Sì, l'attivismo ha davvero aperto la strada alle riforme. È affascinante il modo in cui la storia modella i nostri sistemi attuali. Lezione 24. Idee di investimento. Ehi Anna, interessante. Come possiamo investire in progetti sostenibili? Ciao John. Raccogliamo prima maggiori informazioni per fare scelte informate. Buona idea. La ricerca è fondamentale per comprendere i potenziali rendimenti. Assolutamente. Dovremmo esaminare le iniziative relative alle energie rinnovabili. Questa è un'area promettente, soprattutto con la crescente domanda. Sì. Inoltre, è vantaggioso anche per l'ambiente. Hai in mente progetti specifici? Ho sentito parlare di parchi solari che stanno prendendo piede in diversi stati. Ottimo. Dovremmo esplorare ulteriormente queste opportunità. Lezione 25.
Segreti per la cura della pelle. Ciao Anna, l'olio di cocco e lo zucchero di canna sembrano paradisiaci. Ciao John, lo fanno davvero. Come lascia la tua pelle? Rende la mia pelle incredibilmente morbida e idratata. Ho sentito che è ottimo anche per l'esfoliazione. Sì. Lo zucchero di canna aiuta a rimuovere delicatamente le cellule morte della pelle. Sembra meraviglioso. Dovrei provarlo come scrub. Dovresti assolutamente. È un semplice progetto fai da te. Adoro le ricette semplici che funzionano bene. Lo stesso qui. Gli ingredienti naturali fanno una grande differenza. Lezione 26. Paesaggi mozzafiato. Ehi Anna, i paesaggi erano mozzafiato durante il mio ultimo viaggio. Ciao John, ho sentito che le spiagge sono meravigliose. Ne hai visitate qualcuna? Sì, ho passato una giornata sulla spiaggia più bella. Sembra incredibile. Com'è stato? L'acqua era cristallina e la sabbia era così soffice. Wow, posso solo immaginare quanto debba essere stato rilassante. Assolutamente. Ho persino provato a fare snorkeling per la prima volta. È eccitante. Hai visto qualche interessante vita marina? Sì. Pesci colorati e persino una tartaruga marina. Lezione 27. Patrimonio culturale. Buongiorno Anna, e l'eredità scozzese rimane forte in alcune aree. Ciao John, sì. È affascinante come le tradizioni persistano nel tempo. Esattamente. Nelle vicinanze ci sono anche alcuni indiani Mi'kmaq con una ricca cultura. Questo è vero. La loro storia e le loro tradizioni sono così uniche. Adoro conoscere le diverse culture e i loro contributi. Anch'io. Amplia la nostra comprensione del mondo. Ci sono eventi culturali a cui vorresti partecipare? Mi piacerebbe assistere a un festival scozzese con musica e danza tradizionali. Sembra molto divertente. Mi unirei a te di sicuro. Lezione 28. Ricchezza culturale. Ehi Anna, è affascinante come il patrimonio scozzese rimanga forte in alcune aree. Ciao John, assolutamente. Le tradizioni sono così vivaci e uniche. E ci sono anche alcuni indiani Mi'kmaq nelle vicinanze con una ricca storia culturale. Sì, la loro narrazione e la loro arte sono incredibili. Hai visto qualcuno dei loro lavori? L'ho fatto. La maestria delle loro perline è sbalorditiva. Lo è davvero. Ogni pezzo racconta una storia, che aggiunge tanta profondità. Pensa che i festival culturali aiutino a preservare queste tradizioni? Sicuramente. Creano uno spazio per condividere e insegnare alle giovani generazioni. Sono d'accordo. È un modo meraviglioso per celebrare la diversità nelle nostre comunità. Lezione 29. Conservazione delle foreste.
Buongiorno Anna, lo sapevi che quando una vecchia foresta viene tagliata, non ricresce uguale? Ciao John, sì, anche con il reimpianto, l'ecosistema cambia drasticamente. Esattamente. La biodiversità può essere persa per sempre. È così scoraggiante. Cosa possiamo fare per proteggere queste foreste? La sensibilizzazione è fondamentale. Le persone devono comprendere gli impatti a lungo termine. Assolutamente. L'istruzione può portare a migliori pratiche di conservazione. Hai partecipato a progetti di conservazione? Ho partecipato a un evento di piantagione di alberi l'anno scorso. È stato gratificante. Sembra incredibile. Dovremmo organizzare qualcosa di simile. Lezione 30. Elementi essenziali della pianificazione. Ciao Anna, facciamo un elenco in modo da non dimenticare nulla per le forniture artistiche. Ciao John, buona idea. Cosa pensi che dovremmo includere? Possiamo aggiungere tele e colori, ovviamente. Sicuramente. Non dimenticate anche pennelli e palette. Giusto. E avremo bisogno di cavalletti se dipingiamo all'aperto. Sì. Che dire degli album da disegno per i progetti preliminari? Ottimo pensiero. E dovremmo portare degli snack per mantenere alta la nostra energia. Assolutamente. Un po' di cibo fa molto durante le sessioni creative. Dovremmo mettere in valigia anche delle bottiglie d'acqua per rimanere idratati? Lezione 31. Controllo dentale. Ehi Anna, sono andata dal dentista ieri. Ha esaminato i miei denti con alcuni strumenti in argento lucido. Ciao John, sembra intenso. Ha trovato qualcosa di preoccupante? Mi ha guardato i denti anteriori e i molari posteriori. Per fortuna, è andato tutto bene. È un sollievo. I controlli regolari sono così importanti. Sì, lo sono davvero. Avevo paura di andarci, ma ora ne vedo il valore. È fantastico che tu abbia cambiato prospettiva. Com'è la tua routine di cura dentale? Mi lavo 2 volte al giorno e cerco di usare il filo interdentale regolarmente. Che ne dici di te? Faccio lo stesso. Inoltre, uso il collutorio per una maggiore protezione. Buona idea. Mantenere i denti sani è fondamentale per la salute generale.